Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come effettuare questo effetto slice, ossia una scritta affettata, come state vedendo appunto nella preview. Prima di tutto vi ricordo però di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho importato un background che potete scegliere a vostro piacimento e la prima cosa che andremo a fare è duplicare il nostro background. Io ho fatto una durata di 10 secondi, è abbastanza indicativo, dipende voi da quanto volete far durare appunto questo effetto, questa scritta. Quindi come detto prima andiamo a duplicarlo, quindi per duplicarlo ci basterà tenere premuto Alt sulla tastiera, col mouse clicchiamo e lo portiamo in alto, in modo da avere due sequenze. Ora clicchiamo sullo strumento testo, oppure clicchiamo T con la tastiera e andiamo appunto a inserire la nostra scritta. Io vado a scrivere Studio 72, andiamo qui in alto, come vedete dove ci sono queste voci, andiamo a cliccare su grafica, in modo che ci apra il pannello della grafica, andiamo su modifica, quindi andremo a interagire appunto sul livello selezionato, vado a selezionare la mia scritta, come riempimento gli vado a dare bianca e la vado a centrare all'interno del mio schermo. Io ho usato questo font, voi potete benissimo scegliere quello che volete, intanto non influisce sull'effetto che andiamo a creare, è solo una questione di gusti. Una volta appunto selezionato il font, fatta la scritta, selezionato il colore, anche qui il colore dipende da voi, e centrata l'immagine, torniamo su montaggio, in modo da avere la nostra scritta, la allunghiamo lunga come tutta la sequenza, e quello che andiamo a fare ora è su controllo effetti andiamo in opacità, selezioniamo lo strumento penna e praticamente andiamo a fare la nostra maschera di taglio, quella appunto che ci permetterà di tagliare la nostra scritta. Quindi io vado a fare 4 punti in questo modo, dopo potete alzare e abbassare, insomma a seconda di come volete che venga il taglio. Io lo lascio così, perfetto, e sotto a opacità, sotto la voce sfumatura maschera, andiamo a mettere 0, in modo che ci dia un taglio netto. Se noi andiamo a aumentare ci sfuma, come vedete, la nostra maschera, quindi la portiamo a 0. Una volta fatto ciò andiamo a duplicare per 2 volte la nostra scritta, quindi selezioniamo Alt, prendiamo la scritta, tiriamo su e torniamo a fare la stessa cosa, in modo da avere 3 scritte. Nel caso non abbiate abbastanza tracce vi basterà cliccare col tasto destro del mouse all'interno di una traccia, come vedete vi viene fuori aggiungi traccia, cliccate e vi crea una nuova traccia. Ora seleziono il primo livello di scritta che sono andato a fare, torno su grafica, vado a selezionare appunto la mia scritta e gli vado a cambiare colore prendendo più o meno un colore all'interno del nostro background, del nostro sfondo. Io scelgo più o meno questo colore, faccio ok, in modo da avere più o meno questo risultato. E questa sarà appunto la scritta che ci comparirà alla fine del nostro effetto. Adesso deselezioniamo praticamente tutte le nostre tracce in modo da non avere nessuna selezionata. Andiamo a riprendere lo strumento penna e andiamo a fare praticamente una linea che segua la linea del nostro taglio. Quindi clicco in modo che ci crea la nostra linea, la portiamo al di fuori
del nostro spazio, del nostro spazio video, in modo che ci venga una linea continua. E per far visualizzare la linea, qui di fianco, come vedete, ci dà la voce forma, perché siamo andati a creare un nuovo livello di figura. E se avete selezionato riempimento, lo deselezionate e mettete la voce traccia. Scegliete il colore che volete, io lascio bianco, e qui potete andare a scegliere lo spessore della vostra linea. Io vado a mettere un 2 pixel più o meno. Allunghiamo la nostra traccia, anche qui lunga come tutta la durata del nostro video, ed ora andiamo appunto a applicargli l'effetto di taglio. Quindi io mi porto più o meno 2 secondi, poi vado in effetti video, vado in transizione e andiamo a scegliere comparsa lineare. Quindi prendiamo e lo portiamo sopra il livello della figura, ossia della linea che siamo andati a creare. Sui 2 secondi, praticamente dove inizierà il nostro effetto, andiamo a individuare il nostro effetto nel pannello degli effetti, vedete comparsa lineare, andiamo a cliccare il marcatore a 0, mi sposto indietro di un po' e gli vado a dare 100%. In poche parole, come vedete, ci dà questo effetto. In base alla distanza, appunto, andate a determinare il tempo che impiegherà la linea a comparire in questo modo, e questo sarà appunto il nostro effetto di taglio. Ora andiamo a animare praticamente la nostra immagine. Ora, prima di tutto ci portiamo sul terzo livello di scritta, andiamo in opacità sotto la voce maschera, andiamo a fare invertito, in modo che così abbiamo la nostra scritta completa. Ora ci portiamo sul secondo, ricordiamo allora il primo livello di scritta è quello finale, il secondo sarà quello che andiamo ad animare, mentre il terzo sarà il pezzo di scritta che rimane comunque al di sopra. Quindi andiamo sul nostro secondo livello, appunto quello da animare, facciamo tasto destro del mouse, andiamo a fare nidifica, scrivete quello che volete, io lo lascio così, facciamo ok, poi ci portiamo praticamente ai 2 secondi quando inizia il nostro effetto, appunto quando compare la nostra linea. Ora andiamo in, sempre sotto effetti video, andiamo in distorsione, andiamo a prendere trasformazione, lo portiamo appunto sopra alla nostra sequenza nidificata che siamo andati a creare, poi a 2 secondi andiamo a fare il marcatore su posizione e rotazione, ci spostiamo avanti un po' e andiamo a ruotare praticamente la nostra scritta a piacimento, io faccio tipo un 27%, e in posizione la andiamo ad abbassare fino a portarla al di fuori appunto del nostro video. E in questo modo, così otteniamo appunto questo effetto. Per andare a modificare la nostra animazione e renderla un po' più fluida, prendiamo i nostri 2 marcatori, sia in posizione che in rotazione, li selezioniamo, facciamo tasto destro del mouse, interpolazione tempo e andiamo a fare uscita graduale. Dopodiché andiamo ad aprire le funzioni di rotazione, come vedete qui ci dà questo grafico che sarebbe la nostra animazione, prendiamo la nostra linea e la allunghiamo al massimo. Stessa cosa andiamo a fare in posizione, quindi apriamo le nostre opzioni, clicchiamo su posizione, come vedete ci apre anche qui il nostro grafico e andiamo ad aumentare in questo modo, in modo che ci renda un po' più fluido. Vedete che parte piano per poi cadere giù
più velocemente. Ora andiamo a dare una sfumatura alla scritta, e per farlo ci basterà andare su usa angolo otturatore della composizione, come vedete ve lo dà marcato, voi lo deselezionate e gli andiamo a mettere 360. In questo modo, come vedete, ce lo va a sfocare in modo da avere questo effetto appunto di caduta sfocato. Se ora andiamo a vedere il nostro risultato finale, come vedete abbiamo il nostro effetto di taglio e di scritta che cade. L'unica cosa che ci rimane da andare a fare adesso è andare a cambiare lo sfondo. Quindi andiamo su la coppia del nostro background, quindi non la prima che abbiamo importato ma la seconda che siamo andati a copiare. Andiamo sulla grafica qui sopra, andiamo su colore, lo vado a desaturare, quindi lo porto in bianco e nero, in questo modo. Torno su montaggio e mi porto avanti in modo da vedere bene dove c'è la linea di taglio. Quindi vado in opacità, seleziono lo strumento penna e anche qui andiamo a selezionare praticamente la nostra linea di taglio. Quindi vado a fare una maschera che mi parta da lì a qui, faccio in modo che mi segua appunto la linea di taglio che siamo andati a fare. In questo modo vado a ridurre leggermente in modo da andare a chiudere il mio tracciato. In questo modo, come vedete, ci tiene la parte sotto in bianco e nero e quella sopra a colori. Vado anche qui a eliminare la sfumatura della maschera, quindi la porto a 0. Ora mi porto sempre sui 2 secondi quando inizia il nostro effetto. Vado a fare doppio clic sul livello del background, porto la sequenza sui 2 secondi, dopodiché mi porto avanti fino a fine dell'effetto, ossia fino a quando sparisce la mia scritta, quindi qua. Poi, tenendo premuto Command sulla tastiera, come vedete, se andate su questa linea vi compare la freccia col più, quindi vado a cliccare sulla fine dell'effetto, vado a cliccare all'inizio, mollo Command, vado a portare questa linea a 0, praticamente questa qua sarebbe la nostra linea di opacità. Come vedete qui ci ha già dato i 2 marcatori con l'opacità, in modo che sia graduale la comparsa appunto del bianco e nero sottostante, e alla fine abbiamo questo risultato. Come vedete, questo adesso vado anche a ingrandire in modo che si veda meglio. Questo è il nostro risultato, praticamente c'è il taglio e man mano sfuma in bianco e nero, lasciando la nostra scritta in questo modo. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!